Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del modo di dire la classe non è acqua. Allora, in questo caso la parola classe si riferisce allo stile, all'eleganza. La parola classe la conosciamo, sappiamo che ha vari significati, tra cui per esempio la classe scolastica. Che cos'è la classe scolastica? È un gruppo di persone che studiano insieme. Ecco, non si riferisce a quel tipo di classe e non si riferisce alla classe intesa come categoria, tipologia. Si riferisce alla classe intesa come stile. Quindi, nel detto la classe non è acqua, la parola classe è un sinonimo di stile, quindi lo stile non è acqua. Nello specifico, lo stile può essere riferito al modo di vestirsi, quindi al vestiario, oppure in generale può essere lo stile di una persona, compreso il suo comportamento. Di solito in italiano, quando diciamo una persona di classe, ci riferiamo sì da un lato al modo in cui si veste, ma soprattutto ci riferiamo all'eleganza dei suoi comportamenti. Quindi una persona di classe in italiano è una persona che si comporta, se è un uomo, da vero signore, se è una donna, da vera signora. Queste sono le persone di classe. Quindi le persone di classe sono persone che hanno stile, che si comportano con stile, con eleganza. Il modo di dire la classe non è acqua è abbastanza complesso perché persone diverse lo usano in modo diverso, quindi non c'è una definizione come dire fissa e stabile, perché ci sono alcune sfumature e diversi contesti in cui si può usare. Allora, alcune persone lo usano per dire che la classe è una qualità molto rara, a differenza di una cosa come l'acqua che è diffusa ovunque guardiamo. Ovunque guardiamo ce n'è tanta di acqua, giusto? Quindi il punto del detto è la classe, ovvero le persone di classe, non sono così comuni come l'acqua, perché l'acqua la puoi trovare ovunque, invece le persone di classe sono piuttosto rare. Altre persone usano questo modo di dire per indicare l'idea che uno la classe, cioè lo stile, o ce l'ha o non ce l'ha. E se ce l'ha si nota perché prima o poi questa cosa viene fuori. Se non ce l'ha la classe, non può far finta di averla. Quindi questo è l'altro, diciamo, significato, modo d'uso di questa espressione, cioè tu la classe o ce l'hai o non ce l'hai. Sono due le alternative, non c'è una via di mezzo che ce ne hai un po', che sembra che tu ce l'abbia ma non ce l'hai o non ce l'hai. C'è poi un altro modo di usare questa espressione, questo è meglio spiegarlo con un esempio. Se per esempio c'è un giocatore che ci piace, il nostro preferito, no? E poi durante la partita questo giocatore fa qualcosa di veramente eccezionale, no? Noi possiamo commentare dicendo, vabbè, dopo tutto la classe non è acqua. Come a dire, ci sarà un motivo se questo giocatore è un campione e il motivo è che ha classe e la classe la dimostra nelle partite. Quindi se diciamo la classe non è acqua è un po' come dire io non sono stupito di queste cose eccezionali perché questa è una persona che ha classe e quindi è normale che una persona che ha classe dimostri il suo talento. Spesso questo modo di dire lo sentirete quando qualcuno fa qualcosa di eccezionale e si dice la classe non è acqua, come dire sì, questo è eccezionale, però d'altra parte da una persona eccezionale non ci si può aspettare che cose eccezionali, quindi quello che ha fatto è all'altezza della sua reputazione. Questo è un altro modo di usare l'espressione. Ricapitolando, i contesti d'uso più comuni sono: uno, quando si vuole dire che le persone di classe sono rare, quindi si vuole sottolineare questo concetto; due, quando si vuole sottolineare il fatto che uno o è di classe o non è di classe; tre,
quando si vuole commentare un evento eccezionale, come possiamo dire, un risultato eccezionale da parte di una determinata persona, un comportamento che comunque si distingue da tutti gli altri, lo si vuole commentare dicendo non c'è da stupirsi perché fondamentalmente da una persona di classe ci si può aspettare solo comportamenti di classe. Spero che questo detto vi piaccia e vi saluto.